Bentornati sul canale di Anime del Mondo, io sono Alex e oggi facciamo un bel tutorial. Sì, me l'avete chiesto in tanti, io credevo di averlo già fatto e invece non l'ho fatto, ma questa sera, siccome sono già raffreddato, ricreiamo l'acqua. Sì, come creare l'acqua nei diorami con poca spesa. Come capita spesso, nei diorami bisogna ricreare l'acqua per qualsiasi motivo, per ricreare una spiaggia, per ricreare un ruscello, per ricreare un rivolo d'acqua che c'è ovunque, insomma potete usare questo metodo un po' per tutto. E ora vediamo come si fa dal nostro tavolo, e questo è un tutorial che insomma mi avete chiesto in tanti, io effettivamente sapevo che sembra di averlo fatto, invece no, purtroppo no ragazzi. Non l'avevo fatto, succede questo, poi ti dimentichi, incominci a invecchiare, non sono come al solito presentabile, ma non me ne frega niente, e andiamo sul nostro tavolo a vedere come si realizza l'acqua per i diorami. Ebbene, partiamo a realizzare la nostra acqua per diorami. E che cosa ci serve per realizzarla? Allora, partiamo da questa, che sarà la nostra base per riuscire a realizzare l'acqua, così vedrete anche come verrà il prodotto finale. Quindi su questa basetta vedremo l'acqua fatta e finita. Poi avremo bisogno dei colori acrilici, che in questo caso ne prendo 3 che vanno insomma per la maggiore, per farvi capire anche come funziona e come si può anche realizzare dell'acqua molto semplicemente. Avremo un bianco, avremo un blu e avremo un azzurro. Oltre a questo, cosa molto importante, avremo bisogno ovviamente del pennello, un pennello normale. Io prendo questo pennello perché è molto più pratico, ma avremo bisogno anche di un'altra cosa. In questo caso io userò una spatolina che vado a recuperare nelle mie cose qua dietro. Ok, perfetto, l'ho recuperata, una spatolina di questo tipo. E avremo bisogno, in questo caso io userò una base semplicissima dove appoggiare la realizzazione, in questo caso la metterò qua giusto per non sporcare il tavolino verde che mi piace tanto, ma avremo bisogno anche di un altro elemento, perché noi siamo qui per farvi vedere come si realizza l'acqua con pochi soldi, e il pochi soldi è il silicone acetico, silicone classico acetico. Vedete, questa è la sua pistola, insomma la classica pistola per il silicone trasparente, mi raccomando. Poi avremo bisogno anche di un'altra cosa che adesso la vado a cercare qua davanti sul mio muro di colori perché non la trovo più. No, invece ce l'ho qua. Avremo bisogno, questa è una cosa che esula, potete farlo come non potete farlo, ma avete bisogno di un lucido glossy o comunque di un lucido anche acrilico va bene, comunque un lucido sarebbe l'ideale, e lo mettiamo da questa parte. La realizzazione dell'acqua parte in questo momento e vi dico subito, ovviamente avremo bisogno anche dell'acqua e di uno straccetto, ma è inutile che ve lo dico perché insomma mi sembra palese che bisogna averli. Allora io mi avvicino un po' più in qui perché così magari riuscite a vederlo meglio. Vediamo un po', sì, dovremmo riuscire a vederlo meglio. Partiamo con il colore. Io solitamente parto dal colore più chiaro perché il colore più chiaro poi mi permette di andare a diventare più scuro. Io ovviamente ne metterò poco per farvi vedere e soprattutto perché asciuga molto prima. In questo caso cosa succede? Io vado a fare questa sorta di pittura, in realtà, e ve la faccio così senza riferimenti, in realtà potete fare anche un'altra cosa. Prima di andare a mettere il colore, adesso ve lo faccio vedere giusto per spalmare questo intanto che poi si asciuga, giusto per farvi vedere questa. Ipotizziamo che vogliamo fare la spiaggia, una spiaggia di mare. Ecco, facciamo così, giusto perché sono raffreddato e il mare adesso servirebbe tantissimo. Allora, se avete così voglia di perfezione, potete fare anche una sorta di disegno con la matita sul vostro diorama. Attenzione, fatela molto leggera perché poi andrà cancellata. Vi deve essere solo di riferimento, niente di più. Se fate più spesso il tratto eccetera eccetera e poi dovete andarlo a cancellare,
possibile anche che il colore non riesca a coprirla, a meno che insomma non sia un colore ben denso e riesca a coprire appunto il tutto. Ma adesso vediamo come si realizza. Io sono andato così a lavare il mio pennellino, ma solamente perché, anche se mi servirebbe anche già sporco così, vado di gradazione in gradazione a migliorare il nostro colore. In questo caso metterò un po' di azzurrino, sempre che scenda l'azzurrino. Azzurrino, scendi! Non vuole scendere l'azzurrino, adesso lo facciamo scendere, ragazzi, non vi preoccupate, sbatucchiamo bene, ma dobbiamo far scendere. Forse ce l'abbiamo fatta, ok, un po' d'azzurrino sta scendendo, ma è giusto per fare il nostro pezzo. Magari se ne scendeva un po' di più, non è che mi facevi schifo, mannaggia te. Vabbè, ok, comunque va bene così, tanto è solo per farvi vedere. Vado a spalmare, tra virgolette, comunque a fare la mia pittura su quello che è il mare. Voi praticamente dovete realizzare il mare come lo dovreste dipingere. Perché non lascio asciugare adesso? Vabbè, adesso rimarrà così perché insomma sarebbe da fare un po' meglio, però per questo tutorial direi che ci può anche andare bene, e accontentatevi anche, voglio dire, non è che insomma. Comunque potete vedere che io sto cercando di miscelare i colori, ed è per questo che vi dicevo, magari sì, si asciuga in fretta, ma bisogna anche poi andarli a miscelare, perché così non ci sono quegli stacchi di colore. Quindi io vado a fare una cosa del genere. Poi nel frattempo potete anche dare già un movimento al colore. Le onde in questo caso andranno in questo senso, ma dopo lo facciamo in un altro modo, che forse è la maniera migliore. Vado a prendere anche il colore blu scuro, così facciamo tutto bene come si deve. E adesso però ce l'ha con me, anche questo non vuole scendere, insomma ragazzi, però qua ce l'avete veramente con me. Ok, no, guardate, ma questo tutorial mi costerà la vita per questa cosa qui, ma va bene. Ok, dovrò prendere un altro blu, e va bene, andiamo a prenderci un altro blu. In questo caso prendiamo un blu di questo, tutto in diretta ragazzi, tutto in diretta. Questo è un Eclipse blu, che va bene lo stesso per questo tutorial, va bene uguale. Ok, è un colore un po' più scuro, insomma sì, ci può stare anche lui, insomma va bene anche questo. Ok, adesso abbiamo il colore scuro, arriviamo a prendere di nuovo il nostro pennello. Mi raccomando, se non capite qualcosa tornate indietro e guardate il tutorial da capo. Allora andiamo a fare la nostra mescolanza con l'altro colore. Poi qua potete sbizzarrirvi, perché sapete che andando avanti, quindi andando con l'occhio sempre più all'orizzonte, il mare diventa sempre più scuro, perché c'è la profondità del mare ovviamente. E in questo caso noi dobbiamo creare una sorta di effetto profondità. Io lo sto facendo così molto velocemente perché mi serve appunto per questo tutorial, e spero vi faccia capire bene o male come si possa fare. Però potete sbizzarrirvi, potete anche usare il verde acqua, insomma potete fare una cosa come vi aggrada, come vi piace e tutto il resto. Sappiate che prima in colore chiaro e poi i colori scuri, mi raccomando, questo è molto molto importante. Questo perché voi state creando la base del mare. Siccome non andiamo a riempire con della, non so, malta cristallo piuttosto che con della resina cristallo, che sono molto costose, ma dobbiamo solo fare la patina sopra per simulare l'acqua, allora dobbiamo creare prima il fondo, o meglio quello che si vede se noi guardiamo il mare. E in questo caso noi cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere l'azzurro del mare, giustamente. Poi ognuno è libero di fare come vuole, di fare dei fondi diversi, usare la malta cristallo addirittura se deve fare dei fondi con addirittura dentro, non so, dei pesci riprodotti, quindi si può fare, poi bisogna scanalare, insomma c'è un po' più di lavoro. Questa è la maniera più semplice per fare dei ruscelli, per esempio, oppure appunto del mare accennato,
Potete anche farlo tutto, perché è un sistema che usano anche molto i modellisti navali per fare le basi dove appoggiano sopra i modellini delle navi. Quando vedete il pezzo di legno, per esempio la base con sopra la nave e le onde di fianco, è proprio perché usano questo metodo, e anche perché riescono a simulare l'acqua, riescono a non avere una base molto profonda e quindi riescono a fare tutto questo lavoro. Ora, una volta finito questo, e quindi vedete che insomma il risultato mi sembra abbastanza buono, ma è giusto per farvi vedere, come dicevo per il tutorial, vado a prendere il mio bel signor silicone acetico, e quindi io so che questo tutorial finirà malissimo, perché sarà così. Io lo devo aprire perché è nuovo questo silicone, sperando di non farsi male. Perfetto, l'ho aperto come si riuscì. Ok, lo metto via dopo. Ora ne metterò poco di silicone proprio per farvi vedere. In questo caso vado a far uscire un po' di silicone, userò solo quello, giusto per farvi vedere come si può fare. In questo caso ok, farò andare così, metto via la cosa. Lo straccetto serve anche per altro, adesso vedrete. Prendiamo la spatolina. Ora, se noi spalmiamo il nostro silicone in questo modo, vedrete che insomma lo spalmate e basta, non fate niente di più. Ma quando il silicone comincia a rapprendere, quindi incomincia ad asciugarsi, non so se riuscite a vedere la lucentezza, sì, forse qualcosa si riesce a vedere, eccola lì, forse, eccola qui, la lucentezza. Ma per fare una cosa più realistica, se fate in questo modo, create anche delle onde. Poi potete sbizzarrirvi, farle così, farle come vi pare, però se fate in questo modo increspate l'acqua, oppure la potete lisciare se volete un mare un po' più calmo. Però in questo modo, vediamo se riesco ancora a farvi vedere, ecco, in questo modo vedete che ci sono delle increspature in più. Una volta asciugato, voi vedrete il silicone che dà l'effetto acqua e sotto ovviamente quello che avete dipinto prima, quindi il fondo che avete deciso di dargli prima. L'importante è decidere prima che fondo dare al nostro mare, e in questo caso direi che il risultato, anche se in breve tempo, direi che è riuscito. E adesso andiamo avanti, perché una volta finito, non è finito così, insomma, non è che io vado a pulire la mia spatolina, perché altrimenti poi rimane su con tutto il silicone e non è bello. Mi raccomando, io l'ho fatto velocemente, voi cercate di usare la mascherina e possibilmente gli occhiali protettivi, perché comunque il silicone acetico è un po' ostico e puzzicchia un pochino, quindi mi raccomando, state attenti. Una volta finito questo, ora non so se riuscirò a metterlo perché insomma è un po' troppo, ma una volta che usate questo metodo, io vado a pulire ancora il mio pennellino, anzi con un pennello nuovo in realtà sarebbe da fare, sarebbe anche meglio, pennello nuovo, comunque un pennello non ancora usato, lo andate a dare su tutto. Questo adesso lo vedrete azzurrino perché giustamente c'era un po' di colore ancora sopra. Comunque dovete semplicemente, una volta asciutto il silicone, dargli questo lucido sopra, non per qualche motivo strano, ma è semplicemente per il fatto che una volta asciutto il silicone tende ad aggrappare molta polvere, quindi o coprite bene il diorama o quello che state facendo, oppure dovrete insomma, scordatevi che resterà così per sempre e quindi la polvere si attaccherà, mentre con il lucido riuscite poi anche a pulirlo se volete pulirlo. Quindi mi raccomando, usate questo metodo. E ora che abbiamo finito questa sorta di acquetta, andiamo a salutarci e speriamo che vi sia piaciuto il tutorial. Ebbene, questo è il risultato. Vi piace, ragazzi? Insomma, con poca spesa, perché alla fine il silicone costa veramente poco, avete bisogno dei colori come al solito, ma quelli li avete sicuramente se fate queste realizzazioni, e quindi questo è quello che viene fuori dal nostro piccolo tutorial, che spero vi sia stato utile per realizzare quello che vi interessa. A me per esempio piace molto realizzare diorami con l'acqua, perché non lo so, forse perché mi piace il mare, perché sono un tipo marittimo.
non lo so, può essere anche una cosa del genere, ma spero vi sia piaciuto. Questi sono tutti gli attrezzi che insomma servono per realizzare l'acqua, quindi i colori in varie tonalità di azzurro, verde acqua, blu, insomma come vi piace. Ricordatevi di partire sempre dal colore più chiaro a andare al colore più scuro, molto importante. Avete bisogno del silicone acetico, quello classico trasparente, mi raccomando non bianco, e del lucido se volete metterlo meglio, perché così proteggete il silicone che andrà a mettersi sopra e non prenderà troppa polvere. Quindi mi raccomando, state attenti, o comunque tornate indietro nel tutorial e andate a vedere questa cosa. Io vi lascio alle vostre cose, insomma se volete realizzare qualcosa del genere magari poi mandatemi delle immagini, trovate tutti i link qua sotto. Iscrivetevi al canale se vi piace tutto questo e restate sempre su Anime dal Mondo, perché Alex è qui apposta per darvi consigli. Ciao ragazzi!